Ciao ragazzi, io sono Nelirfa e oggi mi trovo ancora su Conan Exile. Qui dietro alle mie spalle c'è la mia schiava e si chiama Dalinsia. Dalinsia è una delle migliori schiave che potete trovare da combattimento, naturalmente, in questo gioco. Infatti lei fa, diciamo, molti danni. Ora andremo a catturare però un altro schiavo che è altrettanto forte, considerato quindi uno dei migliori, che a differenza di Dalinsia fa meno danno, però ha molta più vita. E lo troviamo qua sopra. Più precisamente adesso vi faccio vedere in mappa dove mi trovo. Eccomi qua nella zona della giungla e qua dovrebbe essere più o meno in questa zona qui sopra. La zona è questa qua, va ripulita tutta dai piccoli, diciamo, NPC, che sono questi qui, che sono abbastanza semplici da killare, e si tratta del NPC che avevamo fatto mesi e mesi fa, perché lui dava la maschera per andare sott'acqua. Eccolo qua, è abbastanza forte, infatti lui ha tantissima vita, quindi ci metterete un pochettino per addormentarlo, quindi portatevi un altro schiavo che magari vi dà una mano e si chiama Teimos, come potete vedere. La problematica di questo NPC è che non è sempre presente in questo luogo, quindi dovete sempre attendere, pulire e sperare che ripoppi. Una volta catturato dovete poi procedere normalmente come un normale schiavo, quindi metterlo nella ruota. Io consiglio di mettere una ruota qui nelle vicinanze, a meno che non avete la base, diciamo, in questa zona. Eccolo qua, ora si è addormentato e lo andremo a catturare. Quindi lo andiamo a mettere dentro all'interno della ruota. Io suggerisco di farvi la ruota lì in zona, perché è molto più comodo che trascinare la vostra base, a meno che nella vostra base non sia lì nei dintorni. E praticamente dovrebbe essere questo qua. Ora lo andiamo a mettere per terra. Ovviamente anche questo schiavo, come tutti gli altri schiavi, andrà poi livellato, però vediamo cosa è uscito di base in questo caso. Quindi lo vado ad aprire e come vedete lui parte con 3276 di vita. Una volta che l'avete livellato, io per esempio ne avevo due, ne avevo già preparato uno qua, dove è andata a finire? Perché qua c'è un po' di... Ecco, questo ancora si deve finire di curare, però questo per esempio ha raggiunto 8000, quindi il doppio di vita, quindi è uno degli NPC che ha più vita in assoluto, quindi è un ottimo tank, diciamo così, rispetto alla Dalinsia che praticamente sarebbe un DPS. Ora faccio vedere le stesse di questo qua, però comunque conviene prenderle sempre 3 o 4, 5, livellarli purtroppo tutti e vedere poi cosa esce fuori. È un procedimento abbastanza lungo. Vediamo, allora, states, vedete qua il mio ha di strength 22, ovviamente senza l'armatura, e 79%. A questo punto, se voglio andare a creare un tank veramente forte, devo andargli a mettere un'armatura che gli conferisca tanta strength, quindi in italiano durezza, insomma, armatura, insomma. E vediamo cosa gli vado a fare indossare. Il cappuccio del boia, lo spallaccio della legione silente, i guanti arrugginiti. Poi come sotto, allora qua ci sono due opzioni. Ho visto che con le armature dei DLC, dopo ve le farò vedere quale, adesso non mi ricordo il nome, comunque dà un po' più di strength, però siccome non tutti hanno i DLC, se non ce l'avete io sono andata a mettere questa qui, la fascia dello sciamano, sia il pantalone che le scarpe, perché vanno a dare più 1 di strength, il pantalone più 1 e la scarpa più 1. Con l'armatura del DLC addirittura riusciamo ad arrivare a più 2
però comunque visto che io non ce l'ho col DLC e quindi va bene questa, insomma, diciamo che dobbiamo trovare un'armatura che gli va a conferire più strength possibile. A questo punto, con questa armatura indosso, come potete vedere, la forza o lo strength arriva ad avere un bonus di più 15. Quindi credo che sia il massimo che si possa ottenere in questo momento all'interno di Conan, a meno che non vadano a mettere nuove armature con la prossima espansione. Comunque in questo momento diciamo che questa è una delle migliori. Come ho detto prima, se avete poi il DLC potete metterli quei due pezzi, quindi pantaloni e scarpine. L'arma che gli vado a mettere è la rovina di Aja. Praticamente è un'arma leggendaria che potete trovare random nelle chest leggendarie. E dà danni salute 51 e penetrazione corazza 28%. Ora il nostro schiavo è pronto per affrontare i boss che troviamo all'interno di questo gioco. Grazie di aver visto questo video, come sempre vi invito a mettere un mi piace, a fare le domande nei commenti e a iscrivervi e attivare la campanella, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto. Ciao e alla prossima!